Benvenuti in Soffitta, il canale delle donne che con la loro bellezza e il loro talento hanno plasmato un'epoca d'oro del cinema italiano, il luogo dove le stelle brillano di luce eterna e i segreti del grande schermo vengono svelati uno dopo l'altro. Oggi accendiamo i riflettori su una figura incantevole, una donna che ha saputo incarnare l'essenza stessa della bellezza e della provocazione nel cinema italiano di genere, la straordinaria Brigitte Petronio. Attraverso le pagine della sua vita e i fotogrammi dei suoi film ci addentreremo nel mondo vibrante e talvolta oscuro del cinema di genere degli anni 70 e 80, un periodo indimenticabile che ha regalato alla cultura pop icone indimenticabili e storie indelebili. Brigitte, con la sua presenza, ha attraversato quel mondo come una cometa, lasciando dietro di sé una scia di sensualità ed erotismo. Da modella a musa del grande schermo, dalla controversa partecipazione in La casa sperduta nel parco alla sua vita lontano dai riflettori, esploriamo insieme le mille sfaccettature di Brigitte Petronio, scoprendo insieme non solo la donna di fronte alla camera, ma anche l'artista e la persona dietro di essa. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla Soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle bellissime come la nostra Brigitte Petronio. Ah, Brigitte Petronio, l'eterna Lolita del cinema italiano, un nome che evoca la dolcezza e la malizia, la fragilità e la forza di una donna che, come una marea inarrestabile, ha segnato con la sua presenza un'epoca irresistibile del cinema di genere. Nata a Roma nel 1958, Brigitta, che ha scelto Brigitte come nome d'arte, si è trasformata in un'icona, un simbolo che trascende la sua stessa essenza, diventando come una febbre che ci prende e non ci lascia più. La nostra diva ha debuttato nel mondo del cinema a una giovanissima età, portando sullo schermo quell'aria di eterna Lolita che l'ha resa famosa. Ragazzo di Borgata, del 1976, diretto da Giulio Paradisi, non è stato solo un trampolino di lancio per la sua carriera, ma ha segnato l'inizio di un'era in cui Brigitte, appena sedicenne, ha incantato gli spettatori con la sua precoce maturità scenica e una bellezza che sfida il tempo. Brigitte è come una canzone d'amore senza tempo, quella melodia che batte forte nel cuore quando lei appare sullo schermo. È la voglia che ci assale, quella tentazione irresistibile che ci spinge a voler scoprire di più e a lasciarci trasportare dalla corrente delle emozioni. Parlare di Brigitte Petronio non è un esercizio di stile, non è un'analisi fredda e distaccata della sua carriera e delle sue opere, è un omaggio a una donna che con il suo talento e la sua presenza ha saputo incantare, turbare e far sognare. Non c'è calcolo, non c'è premeditazione quando si tratta di lei, ci si deve lasciare guidare dal cuore, dall'istinto, perché solo così si può cogliere l'essenza di una figura così complessa e affascinante. Se non la conosci, fermati qui, perché le parole che seguono sono un viaggio per iniziati, per coloro che hanno già sperimentato il turbamento e la meraviglia di vederla apparire sullo schermo. Per chi Brigitte Petronio è già un ricordo indelebile, un sogno dal quale non si vuole svegliare, perché, come ben sappiamo, alcuni argomenti vanno affrontati con il cuore in mano, pronti a lasciarsi coinvolgere dall'onda empatica che i personaggi come Brigitte sanno generare. Dopo l'esordio con Ragazzo di Borgata, Brigitte Petronio ha tessuto una trama di ruoli che hanno attraversato il cuore pulsante del cinema italiano di fine anni 70 e inizio anni 80. Da Maschio Latino Cercasi, regia di Giovanni Narsisi del 1977, alla Settimana al mare, regia di Mariano Lorenti del 1981, passando per capolavori indimenticabili come Il cinico, l'infame e il violento di Umberto Lenzi del 1977, La bella e la bestia di Luigi Russo, sempre del 1977, La liceale della classe dei ripetenti, sempre di Mariano Lorenti del 1978 e non dimentichiamo La città delle donne di Federico Fellini. Ogni titolo parla da solo, evocando immagini, emozioni, atmosfere intrise di quell'unico e inconfondibile sapore che solo il cinema di quel periodo sapeva offrire.
In questi film Brigitte ha incarnato con un mix irresistibile di innocenza e seduzione, di malizia e purezza, personaggi che sono diventati icone, vere e proprie manifestazioni del desiderio collettivo, proiezioni di fantasie che appartengono a un'epoca irripetibile. E lei, con la sua presenza, ha saputo catturare l'essenza di quel tempo, diventando lei stessa una sorta di simbolo, una musa ispiratrice per registi e spettatori. La carriera di Brigitte Petronio non si è limitata al grande schermo, ma ha spaziato anche nel mondo della televisione, un universo che negli anni '80 iniziava a prendere sempre più piede nelle case degli italiani, offrendo nuove opportunità narrative e sperimentazioni artistiche. Se i titoli dei suoi film per il cinema sono ben impressi nella memoria collettiva, come icone di un'epoca, le sue incursioni sul piccolo schermo meritano di essere scoperte o riscoperte per apprezzare ulteriormente la versatilità e il talento di questa straordinaria attrice. Storia senza parole di Biagio Proietti del 1981, ad esempio, è un gioiello di narrazione visiva, un film che sfida le convenzioni raccontando una storia esclusivamente attraverso le immagini e la musica, un'opera che riflette l'audacia e l'innovazione del cinema e della televisione di quel periodo e che vede Brigitte Petronio immergersi in un ruolo lontano dai dialoghi, ma ricco di espressioni e sfumature emotive. Trasmesso nel 1981 ma girato nel 1978, questo film rappresenta un esperimento affascinante del panorama televisivo italiano. E poi c'è Aeroporto Internazionale, un titolo che potrebbe suonare familiare a molti, ma che racchiude storie e personaggi dietro i quali spesso si cela un mondo di emozioni e di avventure, un microcosmo in cui Brigitte, in un episodio, ha portato il suo inconfondibile fascino. Ma forse uno dei progetti più intriganti è Ora Zero e dintorni, una serie di telefilm ambientati in un futuro post-apocalittico, un mondo devastato da una catastrofe nucleare. Questa serie, andata in onda nel 1980, presenta storie di sopravvivenza che esplorano tematiche dark e attuali, dimostrando ancora una volta la capacità di Brigitte di adattarsi in contesti diversi, sfidando se stessa e il pubblico con ruoli che esulano dall'immagine della Lolita eterna, a cui molti potrebbero associarla. In questa serie Brigitte appare più bionda del solito, un cambiamento questo che aggiunge un ulteriore strato di mistero e fascino al suo personaggio. Queste apparizioni televisive, seppur meno conosciute rispetto ai suoi film, offrono uno sguardo più completo della carriera di Brigitte Petronio, rivelando una versatilità artistica che va ben oltre i confini del cinema di genere. Sono finestre su un mondo che ha saputo apprezzare e valorizzare il suo talento in contesti diversi, dimostrando che la sua presenza scenica e il suo carisma non conoscevano limiti. In un'epoca in cui il cinema di genere e il bis italiano si trovavano nel pieno del loro fermento creativo, Brigitte emergeva non solo come icona di bellezza e sensualità, ma anche come una figura complessa e poliedrica, le cui esperienze spaziavano ben oltre la mera apparizione sul grande schermo. Studiosa di lingue a Roma e appassionata di danza classica nei suoi momenti liberi, Brigitte non aveva abbandonato nemmeno il mondo della moda, continuando a lavorare come modella fotografica pubblicitaria. Questo aspetto della sua vita, forse meno conosciuto ai più, emerge con forza in un servizio di nudo realizzato dal celebre fotografo Angelo Frontoni per Playboy nel gennaio del 1979. Il servizio, intitolato B3, alludeva al conteggio delle sue opere cinematografiche, posizionando Le rose di Danzica di Alberto Bevilacqua, miniserie TV del 1979, inizialmente noto come L'Aquila Bifronte, come sua terza opera significativa. La sua carriera cinematografica, però, era ben più ricca e sfaccettata, attraversata da ruoli che spaziavano tra l'eroico e l'erotico, il drammatico e il sensuale. Brigitte si era prestata a interpretazioni audaci, venendo venduta come schiava a un industriale perverso nel film di Narcisi, vestendo i panni della prostituta in quello di Lenzi, indulgendo in approcci particolari e con il bracciolo di una sedia in quello di Russo, spogliandosi accanto alla Carati in quello di Laurenti e facendo dolcemente l'amore con Laura Gemser in quello di Gio D'Amato, o in scene ancora più intime e provocatorie, dimostrando una versatilità e un coraggio artistico notevole.
Tra questi, il porno shop della Settima Strada del 1979 di Joe D'Amato, pseudonimo di Aristide Massaccesi, rappresenta un punto di svolta, un film che ha lasciato un segno nell'immaginario collettivo. La scena in cui Brigitte, seduta su un tavolo da biliardo, sfiora i confini dell'erotismo e ha impresso nella mente degli spettatori un'immagine tanto potente quanto controversa. La scoperta successiva da parte di Brigitte e di altri attori che il film era stato manipolato in chiave hard senza il loro consenso ha portato a un'azione legale contro Massaccesi, evidenziando i conflitti e le complessità dietro le quinte dell'industria cinematografica dell'epoca. A questo punto vorrei conoscere anche la tua opinione. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. La figura di Brigitte Petronio si staglia quindi non solo come musica del cinema di genere italiano, ma anche come simbolo di una femminilità complessa, capace di abbracciare con forza e determinazione ruoli che sfidano convenzioni e aspettative. La sua eredità va ben oltre l'erotismo e la sensualità, toccando le corde di un'arte che si fa portavoce di temi più profondi e talvolta controversi. E come dimenticare La casa sperduta nel parco del 1980 di Ruggero Deodato, un film che ha impresso nella mente degli spettatori immagini potenti e disturbanti, con Brigitte Petronio al centro di una delle scene più iconiche e controverse. Il suo corpo, espressione di una bellezza tanto vulnerabile quanto forte, diventa tela sotto la lama di David Hess, in un momento che ha segnato indelebilmente non solo la trama del film, ma anche il panorama del cinema horror e thriller a livello internazionale. Questo film, un capolavoro del brivido che continua a ispirare e a turbare, rappresenta un altro tassello fondamentale nel mosaico della carriera di Brigitte, mostrando ancora una volta la sua capacità di immergersi in ruoli estremi e di affrontare sfide artistiche di grande impatto emotivo. E mentre sogniamo ipotetici sequel e nuove collaborazioni, scopriamo che Brigitte Petronio ha intrapreso un cammino professionale altrettanto affascinante, fuori dai riflettori, ma sempre a stretto contatto con il mondo del cinema. Oggi Brigitte Petronio lavora come home economist, un mestiere che si colloca all'intersezione tra l'arte e la scienza culinaria, dedicato alla preparazione del cibo destinato a comparire sul grande schermo. Un ruolo che, pur cambiando scenario, continua a legarla indissolubilmente all'industria cinematografica, contribuendo a creare quell'atmosfera e quei dettagli che rendono ogni scena memorabile. Pensateci, la prossima volta che virerete un piatto invitante di un film, potrebbe esserci il tocco di Brigitte dietro quella composizione perfetta. Quel sugoso pollo arrosto, quella tavola imbandita che fa venire l'acquolina in bocca solo a guardarla, potrebbero nascondere la firma di una donna che ha saputo reinventarsi, trasferendo la sua arte da una tela all'altra, dal corpo alla tavola, mantenendo sempre quel legame profondo con il mondo della rappresentazione e della creatività. L'universo di Brigitte Petronio si arricchisce di un altro capitolo intrigante e affascinante quando entra in scena la sorella Tatiana, con cui condivide non solo i legami di sangue, ma anche i momenti di provocazione artistica e di espressione creativa. Un esempio perfetto di questa complicità è lo scherzo fotografico realizzato da Emilio Lari, un set di immagini che giocano con temi di seduzione e provocazione saffica, pubblicato su Playman nel giugno del 1981. Queste foto non sono solo un'esplorazione audace della sensualità e dell'intimità femminile, ma rappresentano anche un momento di pura espressione artistica, dove le convenzioni vengono messe da parte a favore di un'estetica più libera e aperta. La partecipazione di Brigitte e Tatiana Petronio alla Città delle donne di Federico Fellini aggiunge un altro strato di complessità e fascino alla loro storia. Il film, noto per la sua esplorazione delle dinamiche di genere e della psiche maschile attraverso una serie di incontri onirici e surreali, ha visto le sorelle Petronio calarsi nei panni di due motocicliste gemelle, un'immagine potente di femminilità indipendente, accentuata dall'abbigliamento in cuoio nero. Nonostante le numerose scene girate con decine di attrici, molte delle quali non hanno poi trovato spazio nella versione finale del film, le foto di scena che ritraggono Brigitte e Tatiana restano testimonianza del loro contributo a quest'opera iconica del cinema italiano.
Questo episodio in particolare offre uno sguardo sul modo in cui Brigitte Petronio ha saputo navigare nel mondo del cinema, sperimentando con ruoli e immagini che spaziano dal sensuale al provocatorio, dal ludico al serio. L'immagine delle due sorelle inguainate di cuoio nero e pronte a sfrecciare sulle loro motociclette è emblematica di una libertà espressiva che caratterizza tanto la loro vita personale quanto la loro carriera artistica. E non possiamo fare a meno di sorridere pensando che, forse, il ruolo delle motocicliste gemelle sia stato l'unico in cui Brigitte si è trovata a recitare completamente vestita. Una nota curiosa in un percorso artistico altrimenti caratterizzato dalla libertà e dalla sfida alle convenzioni. Prima di chiudere il sipario su questo episodio, voglio ricordarvi che ogni stella che abbiamo il privilegio di esplorare qui, nella soffitta di Pippo, ci insegna qualcosa di prezioso sulla storia del cinema, sulla vita e, non da meno, su noi stessi. Brigitte Petronio, con la sua forza, la sua bellezza e la sua complessità, ci ha ricordato che dietro ogni ruolo c'è un essere umano, con i suoi sogni, le sue paure e le sue passioni. Grazie per avermi accompagnato in questa avventura. Se questo episodio vi è piaciuto e ha risvegliato in voi la nostalgia o la curiosità, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale. E cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.